Ciao, mi chiamo Simone Tintori e questa è la mia famiglia. Noi produciamo aceto balsamico da ben 4 generazioni e da buoni modenesi abbiamo grande passione per la buona cucina. Oggi ti porto a scoprire i nostri segreti. Benvenuto a casa nostra. Cosa facciamo da cena stasera? Io ho visto la ricetta del risotto con i peperoni e l'aceto balsamico, non l'abbiamo mai fatta. No, noi non l'abbiamo mai fatta, però è una ricetta molto vecchia questa. Perché è stata fatta durante il matrimonio dei tuoi nonni. Ma va là, dai. Ti faccio vedere anche la foto, è la foto del matrimonio dei tuoi nonni che hanno festeggiato il matrimonio a casa dei tuoi bisnonni, dei suoi genitori. È stato fatto lì il pranzo di nozze. Stiamo parlando di 65 anni fa. E le sorelle e la mamma della nonna hanno cucinato. E per l'epoca il risotto ai peperoni era una cosa molto raffinata. Bella, vero? Dai, Facciamo questo, dai. Prepariamo. Allora, ti dico gli ingredienti. Sì. Quanti siamo stasera? Allora, saremo in 4 perché ci sarà anche papà e tua sorella Serena. Ok, allora, ingredienti per Guardiamo 4 se abbiamo... Allora, ci vanno 320 grammi di riso, abbiamo i carnaroli, Usiamo i carnaroli, di questo ce l'abbiamo, dopo lo pesiamo. Poi ci vanno i 2 peperoni. I 2 peperoni ci sono. Mettiamo quelli rossi. Poi ci va il brodo, non c'è la quantità però... Il brodo di Vediamo. solito per cucinare una quantità così di riso, almeno un litro di brodo ci va. Quello vegetale, questo qua. Questo è quello vegetale, fatto con carote, sedano e cipolla. Okay. Poi ci va il formaggio, la crescenza, qui dice 70 grammi. Perciò lo peseremo. Vabbè, mezzo bicchiere di vino che ce lo prendiamo dopo. Esatto. E ci va l'aceto e il miele. Ecco, l'aceto e il miele. Per la riduzione. Il miele servirà perché l'aceto andrà ridotto, per cui dovremo creare una salsa più densa. Ok. E questo serve il miele. Pronto. Perciò partiamo. Sì, hai detto che cominciamo con i peperoni? Sì, adesso comincio a tagliare, metto soltanto il brodo qua, così lo metto a scaldare. Poi però comincio col tagliare i peperoni. Questa volta proviamo a fare la ricetta originale con la riduzione, però volendo possiamo anche fare se non si vuole fare riduzione, mettiamo un aceto un po' più invecchiato. Se non si vuole fare la riduzione, si mette un aceto un po' più invecchiato che è già più denso. Allora tu metti un po' di olio dentro la placca. Sulla placca. Esatto. Ma come mai questa ricetta da dove arriva? Allora, la mamma di tua nonna, la bisnonna, era una molto creativa in cucina. Siccome doveva preparare il pranzo di nozze, stiamo parlando di 65 anni fa, lei voleva fare delle ricette molto particolari, strane, perché era un pranzo di matrimonio e lei ci teneva molto. Allora si inventò questo piatto che poi è diventato un piatto comune, perché il risotto ai peperoni dopo è diventato un piatto che molte persone hanno fatto e fanno ancora. La variante però era che in questo risotto c'era anche il balsamico. E poi mettere in forno, l'avevo già preriscaldato, sui 180 gradi, perché devono cuocere in un quarto d'ora circa. Non devono cuocere proprio fino a fine cottura, devono un pochino ammorbidirsi e arrostirsi un po'. Va bene, allora se vuoi intanto facciamo la riduzione quella con l'aceto. Esatto. Così. Metto anche a riscaldare il brodo perché vorrà caldo. Pronto. E prepariamo la riduzione. Allora, 200 un cucchiaio di miele. Diamo un pentolino. Ma forse sono tanti 200 ml di aceto. Non metti neanche 100. Proviamo con 100. Prova con 100. E il miele quanto ce ne va? Dice un cucchiaio. Allora usiamo il pentolino antiaderente. Aspetta. Poi dice a fuoco molto basso. Usiamo il pentolino antiaderente perché così non si attacca con gli zuccheri che c'è il miele. Versiamo il miele, l'aceto, scusa. E poi il miele. Mettiamo a fiamma molto bassa, così non rischiamo di strinare. E poi aggiungiamo il miele e lo facciamo ridurre, perché poi deve evaporare sostanzialmente. Un cucchiaino di miele. Vabbè, questo va da solo. Questo va da solo, esatto. Si prepara. Adesso io peso il riso. Il riso? Sì. 320. 320 grammi. Ok.
Questa è la dose circa per 4 persone, che sono vai, ci siamo. 80 grammi a testa. Poi un'altra cosa da fare, importante, è aprire il vino, perché quando andremo a tostare il riso dovremo usare il vino. Allora ho preso il Trebbiano, va bene va benissimo da sfumare. Ci vuole un vino bianco e secco, per cui è perfetto. Togli, c'è a fare. Nel frattempo, sai cosa faccio io? Giro i peperoni che hanno cominciato ad arrostire. Che belli! Adesso li rimettiamo un attimo in forno e quando sono pronti li tireremo fuori, li frulleremo perché faremo una crema. Dai, pronti. Ti ritorna a mettere dentro? Esattamente. Nel frattempo guardiamo la riduzione d'aceto perché è quasi pronta, dopo lo metteremo a raffreddare in una ciotola perché è raffreddandosi che poi si addensa. Ok? Va bene, dai. Allora, siamo? direi che adesso prendiamo una ciotola dove mettere dentro la riduzione e poi fra 2 minuti possiamo togliere i peperoni? Sì, togliere i peperoni e poi frullarli. Allora, facciamo una cosa, spostiamo il ricettario, così abbiamo un po' più di spazio, salviamo il ricettario, questo ricettario qua c'ha tanti di quegli anni che è un fossile. Non ne hai idea. Mettiamo qua i peperoni. Allora, li tiro fuori. Li metti lì i peperoni. Il profumo dei peperoni è fantastico. Allora, questi te li frullo? Esattamente, li tagli un pochino, li metti dentro il frullatore, li tagli un po' e li frulli. Nel frattempo io ho spento il fornello nella riduzione e metto la riduzione a raffreddare in una tazzina. Dopo ci servirà come finitura sul risotto. Comincio a cuocere il risotto. Ah sì? Si conta? Sì. Io adesso metto un po' di olio, chi vuole può usare anche il burro. Noi preferiamo l'olio extravergine di oliva, però il burro diciamo che gli dà un certo sapore che magari ti piace, puoi usare il burro. Li metto così dentro? Sì, 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 poi dopo fai partire il frullino e fai la crema. Poi utilizzeremo da mettere nel risotto. Allora adesso sto aspettando che si scaldi l'olio. Dai, adesso 2 li tengo qua che me li mangio dopo. No, 2 li puoi tenere perché li possiamo tagliare a listerelle e poi li mettiamo anche come decorazione. Va bene, allora questi li salvo. Appena l'olio è caldo metto dentro il risotto a tostare. Via, pronto. Intanto prepariamo il vino che quando è pronto, tostato il riso, lo sfumiamo con il vino bianco. Tempo di sfumiamo col vino, facciamo evaporare. Tempo di cottura del riso sulle 7:30. Ah, perfetto, guarda. Penso che questa è una ricetta che è stata fatta tantissimi anni fa, quando ancora le ricette con l'aceto balsamico praticamente non esistevano. Fatte in casa. Fatte in casa. Per cui tutti gli ospiti del matrimonio rimasero stupiti, pur essendo una ricetta semplice, anche perché i nonni si sposarono il 25 di aprile, per cui i peperoni c'erano già, perché era già stagione primaverile avanzata. Adesso gli vai e aggiungi il brodo. Adesso qui aggiungo il brodo e poi la crema di peperoni. Allora, sì, il ricettario dice di aggiungere la crema e poi di cuocere col brodo. Esatto. Esatto. E poi dopo aggiustare di sale alla fine. Sì, perché dipende sempre. Quindi è colorato. Sì, diventa il colore del peperone. Poi puoi farlo anche col peperone giallo se vuoi. Probabilmente la nonna all'epoca aveva quelli rossi, ha usato quelli rossi.
questa salsina, se tu ci metti un po' di aceto balsamico e poi la puoi spalmare su dei crostini di pane caldo, puoi fare delle bruschette. Adesso cuociamo il riso, noi abbiamo usato il riso Carnaroli, per cui ci vorrà almeno una ventina di minuti, 15-20 minuti. Vabbè, con calma, senza fretta. Senza fretta. Se sai cosa potresti fare? Potresti tagliare listarelle sottili e peperoni. Che quello li usiamo come decorazione, li metti in un piattino. E poi puoi pesare anche la crescenza, che l'andremo a mettere poi a fine cottura. Crescenza, quanti grammi erano? 70. Al posto della crescenza, se uno vuole qualcosa di un po' più saporito, può usare, non so, un formaggio caprino morbido che gli dà un po' più di sapore. Lì il formaggio diciamo con un po' di discrezione, anche il parmigiano reggiano, qualsiasi formaggio ti piaccia, possa essere legato al riso. 78, dai, lascia. Sì, mettiamocene un po' di più che non guasta. Aspetta, è buono, da vedere. Profumo soprattutto è buono. Profumo è molto buono. Perché il peperone arrostito dà sapore. È molto invitante come profumi. C'è Pai che qua perché sente un profumino, vero Pai? Ne vuoi un pochino che te? Ma non va bene per te il risotto. Non si può, peperoni non si può. È un piatto leggero, non ci sono grassi, sì, solo un po' olio d'olio, extravergine d'oliva, e un po' di formaggio leggero. Esatto, se lo vuoi fare ancora più leggero usi un formaggio ancora più magro. Io proprio... Se no metti il burro, lo fai un po' più grasso. Se invece lo vuoi rendere più grasso e saporito, metti il burro al posto dell'olio. Adesso te lo faccio assaggiare così senti se va bene il sale, se no lo aggiungiamo un po', Un ce lo mettiamo. Un po' di sale? Allora, ti do i peperoni da tagliare a listarelle, io intanto salo, non per il lungo, è un po' sottili. Dopo le usiamo come decorazione del piatto. Alla fine ci vuole una mezz'oretta per fare i peperoni. Per preparare gli ingredienti e i peperoni. Poi una ventina di minuti per cuocere il riso, sì, in un'oretta si fa la cena. Meno di un'ora si fa la cena. Allora adesso mettiamo la crescenza. Quindi lo mantichiamo. Siamo quasi arrivati. Siamo quasi in fondo. Poi spegni il fuoco, dopo poi lo andiamo a impiattare. Sì, ma fuoco messo molto più basso. Adesso lo asciughiamo un attimo, lo facciamo sciogliere bene, poi lo andiamo a impiattare. Diventa cremoso. Allora adesso direi che abbiamo terminato, si è mantecato. Adesso io vengo lì dove c'è il piatto e lo vengo a impiattare. Prendi i peperoni, esatto. Ce li mettiamo sopra. Esatto. E poi qualche goccia di balsamico. Mettilo un po' aperto il peperone, così. E qualche goccina di balsamico. Ecco fatto. Adesso è pronto per essere degustato. Ottimo. La cena è pronta, non ci resta che gustarci il risotto allora. Ragazzi, è pronto a tavola!